Mi ricordo che il comandante mi diede il benvenuto, 4 frasi di circostanza, benvenuto, tutto a posto, come ti trovi, come pensi di trovarti, cosa vuoi fare? E poi mi diede il Dash One, il manuale del 339, sul quale io non avevo mai volato, perché avevo fatto il Canada e sono andato sul G91, quindi non avevo passaggio sul 339, no? E dice, grazie, adesso me lo studio, mi faccio, ma quando sarà il primo volo, no? Dico, una settimana, 10 giorni per studiare questo manuale, domani mattina alle 8:30. Ok, ho passato la notte in bianco a leggermi questo manuale, partiamo a fare una bassa quota per prendere la mano su sto 339, no? Facciamo una bassa quota in montagna, tranquilla, e lì ho fatto un figurone perché invece dei 429 delle 104 viaggiavo 250, quindi mantenevo religiosamente i 500 piedi per non far vedere che volevo fare il figo, e facciamo questa bassa quota, veniamo giù dal lago di Garda e viriamo a est, e avvicinandoci a rivolto il comandante sotto dietro chiama la torre e fa: torre, il Pony Zero, che era lui, Pony Zero richiede cielo campo da 0 a 5.000, no? Dico, cazzo, 0 a 5.000, col 104 era vietatissimo fare l'acrobazia sotto, mi sembra, 5-6.000 piedi, insomma, da 0 a 5.000, vabbè. Andiamo, io ero a 500 piedi, gli faccio: comandante, a che quota salgo? Fa: no, scendi a 200 piedi. Che puttana. A 200 piedi, gli faccio: cosa facciamo? Fai un looping. Vabbè, parto a 200, lo finisco a 300, no? Se lo cominci a 200, devi finire a 200, ti faccio vedere, papà. E lì ho cominciato a capire che mi sarei divertito come un matto. E dopo si sudava, ti mettevano in ala. Io ho fatto, quando tu sei sinistro rimani sempre sinistro o centrale, quando sei destro rimani sempre destro o centrale, perché si attivano degli automatismi mentali in caso di fuga, in caso di rottura, eccetera, quindi per evitare disastri si rimane sempre dalla stessa parte. Io dovevo fare il 7, che era il terzo gregario sinistro, quello dietro a sinistra. Ti mettono in ala, sinistra rigorosamente, e ti mettono su, comincia con nonno Accorsi che tirava come un fabbro, e cominci, acrobazia, scendi sudato, fai 2 voli al giorno, così, no? E cominci a tirare come un matto, 6-7 G in ala. Devo dire che questi hanno una mano della Madonna, volavano che... Io mi ricordo di aver volato in ala al miglior pilota che abbia mai conosciuto in tutta la mia vita, Massimino Montanari, generale, adesso anziano, insomma, a parte un uomo incredibile, ma il miglior pilota che abbia mai conosciuto. Fare acrobazia in ala a lui era come andare dritti, una mano di burro proprio. Insomma, ti mettevano in ala questi e scendevi col braccetto idraulico, perché tiravi 6-7 G in ala continui, 45 minuti così, debriefing, quindi pesce, perché debriefing, c'era Massimino che quando faceva la biga, lui aveva un occhio incredibile, si metteva in biga, scendevi, faceva il debriefing, tutti gli allenamenti vengono filmati, perché poi te lo rivedi durante il debriefing e ti fanno vedere dove sono gli errori, cosa hai fatto. E ricordo che lui diceva: bellissimo volo, bellissimo, guarda, perfetto, un paio di cosette, 2 ore di pesce, e vabbè. Però era un professionista e ci ha tirati. Ricorderò sempre, perché si cominciava uno in ala a un altro e basta, poi mettevano il reciproco perché, non so quanti lo sappiano questo, ma alle frecce di colori ci sono le famose correzioni. Cosa sono le correzioni? Quando si vola in ala si vola incastrati, si vola belli stretti, quindi l'ala di uno è entro l'ala dell'altro, e ci si perderebbe se si volasse sullo stesso piano. Qui c'è quello che viene chiamato gradino, circa 1 metro più basso dell'altro, no? In modo da avere questo metro di agio, che non è tanto 1 metro, però, e il gradino. Problema qual è? Che il rombo, avendo tutti i carrieri il gradino, se voi siete il pubblico e si fa una virata a sinistra, per esempio, verso il pubblico, no? La formazione risulta distorta per questo gradino. Quindi ci sono le correzioni da fare, vale a dire, cosa sono queste correzioni? Gli esterni devono mangiare gradino, quindi avvicinarsi,
allontanarsi, quindi uscire e indietreggiare un po', ok? Gli interni invece al contrario devono stringere, abbassarsi e questo per correggere. E non è che dice correggiamo via, no, è una correzione continua, salendo c'è da correggere poco, tanto, tantissimo e poi poco. Quindi c'è veramente da lavorarci lì. E quindi mettono il reciproco per impostare queste correzioni. Poi si aggiunge, poi voli in seconda ala, poi in terza ala, eccetera. Alla fine si fa il famoso volo grande, offri la torta e fai il volo grande, no? E mi ricorderò sempre questo volo grande, primo che ho fatto. All'inizio del turno sinistro, Mario Naldini era il leader, all'inizio del turno sinistro ero in ala Fabio Provedani che era il 6, ero il 7 quindi, e in questa fase qui del turno sinistro la biga Massimino Montanari dice 7 stringi 10 centimetri. E ho detto vabbè, mi sta per fondere, tanto così. Stringo un pochettino, no? Appena, ecco va bene, finiamo il turno sinistro, finisce il programma, atterriamo, andiamo al debriefing, c'è il video, e a un certo punto, cazzo ero largo, si sente 7 stringi 10 centimetri, correggo ed ero a posto. Ho detto porca puttana, questo bisogna stare in campana perché questo vede tutto, no? E niente, ho fatto il 7, poi l'anno dopo ho fatto il 4, l'anno dopo era il sfortunatissimo famigerato 1988, ho fatto il 4, quindi l'esterno sinistro. Abbiamo fatto la nostra stagione solita, siamo andati a Ramstein il 28 agosto dell'88, alle 15:40 decolliamo, tempo bellissimo, c'era vento da sud, non fortissimo, una dozzina, 12-15 nodi da sud, che ci spingeva verso la display line. Decolliamo, avevamo fatto l'allenamento il giorno prima, prova il giorno prima, tutto a posto. Arriviamo alle spalle del pubblico come sempre, colorati ora, andiamo su, facciamo il looping, poi virata a sinistra e arriviamo per il cardioide famoso. Cardioide, i 5 davanti vanno a destra, quindi a sinistra per il pubblico, no? E i 4 dietro a sinistra, e il solista faceva così e incrociava sopra di noi durante l'incrocio nostro. È stato tutto normale fino a qua, no? Che mi ha salvato è stata la predisposizione, vale a dire, la predisposizione cosa vuol dire? Bisogna far volare il leader, no? Invece di fare le correzioni tu, fai volare lui, no? Dopo l'incrocio del cardioide, i 5 davanti e i 4 dietro vanno a bastone, vale a dire che da 5 ci si mette tutti in fila indiana, no? E io da 4 entrava prima il 2, poi il 3, io dovevo lasciare spazio al 3 per entrare, poi entravo io e dietro di me entrava il 5, che era Nino Vivona. Quindi, cosa vuol dire far volare il leader? Nella fase di tirata per l'incrocio, invece di abbassarmi io, lasciavo che il leader tirasse, no? E ho perso 1 metro in altezza per poter lasciare entrare il 3 dall'altra parte, no? E questo che mi ha salvato, mi sono salvato per 1 metro. Io non mi sono accorto di molto all'inizio, perché la retina, a quanto pare, dicono, che ci mette un 50esimo di secondo per fissare un'immagine, no? E lì è durato tutto meno di un 50esimo di secondo. Io ero girato a destra, chiaramente, perché da 4 ero a sinistra, ero girato a destra, guardavo il 2, guardavo l'1, no? E ho sentito così, ho visto una fiammata, no? E poi, quando dicono che rallenta il tempo, è vero, è l'adrenalina istantanea. E lì per me è durato minuti, invece è durato 1 secondo e mezzo il tutto. Che cosa è successo? Che io ho visto una fiammata così, chiaramente, perché noi stavamo andando avanti, ho visto una fiammata. E il 2, il povero Giorgio Alessio, che poi ho scoperto è stato colpito in testa dalla coda del 10 di Dio Nutarelli, è andato giù subito. Perché? Perché lì si vola col trim molto pesante, in pattuglia non si vola col trim a 0, si vola col trim pesante. Perché
quando c'è da appoggiare, invece di appoggiare si molla un po', l'aeroplano appoggia da solo, quindi si evita il punto zero, il punto morto tra lo spingere, tra il tirare e l'appoggiare, no? E quindi si vola sempre col trim pesante, quindi si rilascia la tirata e l'aeroplano appoggia. Quindi lui, avendo il trim pesante, è stato colpito e è andato giù così. E io ho fatto così e ho visto l'uno, il povero Mario Naldini, è incredibile, sono ancora i peli dritti adesso. Ho fatto in tempo a vedere, lui è stato colpito nella coda, Mario Naldini è stato colpito nella coda e nella semiala sinistra, dal 10. Sapete che gli aeroplani all'interno sono colorati di un giallino verdino, un colore strano. La mira interna degli aeroplani ha un colore, penso che sia antiruggine, non so, un primer praticamente. E ho fatto in tempo a vedere il giallino dell'interno del suo aeroplano, dietro, no? Poi l'ho visto virare verso di me, ho visto che stava volando, aveva i guanti e aveva la manica blu alzata, il suo casco, e ho fatto in tempo a pensare, adesso se si lancia mi prende. Se si guardano i filmati, io non ho avuto il coraggio di guardare per anni, poi alla fine mi sono reso. Si vede che io tiro come un matto qua, ho tirato una paccata di G, non so se una quindicina di G, penso di aver tirato per togliermi, perché lui, poverino, quando ha virato così, gli mancava la semiala a sinistra, quindi ha preso la botta e ha virato contro di me. Quando ha fatto così, ha preso aria sotto la pancia, quindi l'aeroplano si è fermato immediatamente, no? E io stavo andando via e mi è passato a centimetri sotto, penso. No, se non avessi tirato non sarei qui. E poi, avete presente quando cade un bicchiere che fate così e aspettate il botto, no? E qui io ho aspettato il botto. Aspettato, per me è durata minuti, no? Poi l'ho cronometrato sui video, 1,7 secondi, da quando ci ha colpiti a quando sono libertare gli altri due. E è arrivato finalmente il botto e ho visto il riflesso delle fiamme sul tettuccio mio, che loro erano caduti proprio sotto. Però non ho capito che era stato il 10, io ho pensato all'inizio che fosse uno della sezione dietro e ci avesse presi dei frontali, no? Durante l'incrocio, perché mai più aveva preso il 10. E mi sono trovato davanti. Ho fatto pony check. L'1 non ha risposto, il 2 non ha risposto, ha cominciato il 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e il 10 non ha risposto. Allora ho capito. Faccio biga, ma c'era Rainieri in biga. Biga, ma che sono? No, il 10 vi ha preso, il 10 vi ha preso. Andate via, perché sulla pista era un disastro, no? C'erano aeroplani sfasciati. E non sapevo che il 10 era andato a finire in mezzo alla gente. Io ho visto i rottami lungo la pista, no? Grazie a Dio eravamo esattamente sulla display line dove dovevamo essere, alla quota a cui dovevamo essere, se no saremmo finiti in galera tutti. Quel giorno eravamo precisi, perfetti, però è andata così. Mi sono trovato davanti, ho fatto sto pony check e allora ho capito che dobbiamo andare all'alternato. L'alternato era Sembach, che è una base lì a trentina di miglia, penso che sia. Metto il TACAN, c'è sempre il TACAN già dell'alternato predisposto, eccetera, e dico venite a Milano ragazzi, fatevi vedere un attimo, no? C'erano il 3 e il 5 che avevano dei buchi nella coda perché parte dei rottami del 10 e dell'1 erano finiti nella coda del 3 e del 5, però gli aeroplani erano controllabili. Allora andiamo a Sembach, li ho portati all'apertura e dico 3-5 atterrate per ultimi, perché se sbragate voi in pista per aria, tutti gli altri aeroplani sono tutti per aria. Atterriamo e niente, disperati, cercare un telefono per chiamare a casa. C'era un paio di mogli, hanno visto l'incidente in televisione perché chiaramente è andato in TV immediatamente, erano al bar in spiaggia, hanno visto sta disgrazia. E ho chiamato a casa, ho detto, guarda, è successo un disastro, però sto bene, aspettate, vi richiamo stasera. Non c'erano i cellulari come adesso. E dopo un paio abbiamo chiamato, però anche a Ramstein c'era un casino chiaramente, immaginate, non si riusciva a parlare con nessuno, un disastro. Dopo un paio d'ore arriva un pulmino con i nostri tecnici, gli specialisti, no? E il mio specialista mi vede come se avesse visto un fantasma,
mi fa: comandante, mi scusi, non le ho portato il giubbotto perché pensavo fosse lei morto, no? Perché ha visto il solista entrare da sinistra e portarne via 2, ha detto portato via il 2 e il 4, invece ha portato via l'1 e il 2, capito? No. Siamo tornati a Ramstein, chiaramente, subito analisi del sangue per l'alcol, per le droghe, che è prassi comune, e poi dichiarazioni, eccetera, eccetera, e il giorno dopo siamo tornati in Italia. Lì è stata la gogna mediatica, perché poi chiaramente noi eravamo disperati perché chiaramente i nostri amici sono morti, però quando fai un lavoro del genere sei conscio dei rischi che corri, no? E non dico che sei pronto, però ci sta che gli incidenti succedano. E invece il pubblico no, il pubblico è stato un disastro, perché mai più ti aspetti che una prova finì in mezzo al pubblico. Hanno cambiato le regole, ma non è cambiato granché, insomma, diciamoci chiaro, puoi stare a 20 km, se un aeroplano si rompe, vola per 20 km, ti viene in testa, quindi chiaramente è stato veramente a livello psicologico. Non c'erano ancora gli studi sul PTSD, cioè post traumatic disorder, e quindi l'abbiamo veramente sofferta. Non è finita lì, perché questo è successo il 28 agosto. L'aeronautica militare, c'era il generale Pisano, che è stato uno dei fondatori dei Frecce Colori, che ce l'ha messa veramente tutta. Lui era capo di Stato Maggiore, ce l'ha messa veramente tutta perché non ci fermassero, perché c'era gente che voleva fermarci, no? E bisognava trovare un altro solista, oltre ai due piloti, un altro leader, un altro due, il 2 l'ho fatto io, e un altro solista. Prendono e decidono, ritengo giustamente, di prendere il pilota collaudatore che presentava il 339 in quel momento, no? Il povero Paolo Scoponi. Paolo Scoponi era della sperimentale, del reparto sperimentale, era quello che presentava nelle manifestazioni il 339, quindi parecchie manovre le conosceva già. E viene su da noi, bravissima persona, veniva anche lui dal 22° gruppo del terzo Stormo, e viene da noi e comincia gli allenamenti, addestramento, no? Se non che il 12 dicembre dello stesso anno, dell'88, si schianta durante un allenamento. Tornò col carrello, flappe carrello, ha girato così e si è infilato per terra. Quindi è stato veramente un 1-2 che ci ha messi veramente in ginocchio. Dopo di lui, il solista l'ho fatto io. Immaginatevi con quanti occhi avessi addosso in quel momento, perché se solo scoppiava una gomma chiudevano le Frecce dei Colori, no? E non lo sapeva nessuno, ma il generale Pisano almeno 2 volte alla settimana mi chiamava a casa la sera, mi chiedeva come era andata, cosa avevo fatto, eccetera, eccetera. Anche perché non c'era nessuno a insegnarmi a fare il solista. 4 cose, i parametri delle manovre, le velocità specifiche, eccetera, le velocità tipiche, non le sapevo. Quindi invece di volare a 50 piedi, ho cominciato a volare a 500 piedi all'inizio, non in manifestazione chiaramente, per allenarmi io, e facevi le prove, no? Il tonno lento, per esempio, il tonno lento richiede una gran quantità di piede per poter stare su a coltello, eccetera. Cominciavi a 300 nodi, era troppo lento, ti scadeva, 320, 350, a 380 andava bene, facevi 380, 390 andava bene, allora te lo mettevi via, e allora cominciavi a allenarti il tonno lento, il Lomciovac, la scampanata come andava fatta, il tonno col carrello, nel quale si è ammazzato il povero Scoponi, il looping col carrello, no? Tutte manovre che non avevo mai fatto. Mi sono messo lì e ho cominciato a farle. E alla fine è andata bene, insomma, sono riuscito a venirne a capo, ho fatto un paio di stagioni così. E niente, è stato divertentissimo fare solista, anche se è stato tragico all'inizio, chiaramente. Dopo vi faccio vedere una foto. Mi ricordo la manifestazione di Fairford, l'Air Tattoo, che è una delle più grandi manifestazioni al mondo, no? Sicuramente in Europa. Nel 91 che vinsi il premio per la migliore rappresentazione solista. Andare a casa degli inglesi a menare, insomma, è una gran bella cosa, no? Il discorso
stupido, ritengo, Ustica, per quanto riguarda Rammstein, è veramente una cosa idiota. C'è gente che ti dà, ci sono i vari complottisti che ti danno del bugiardo, ma no, ma tu cazzo sei legato a questi, tu racconti allora io dico avete ragione, Nutarelli e Naldini li hanno ammazzati perché avevano sentito le comunicazioni di Ustica, sapevano tutto. Adesso però voi mi spiegate come cacchio ha fatto a farli pigliare 2 aeroplani a 90 gradi a 400 nodi, 350 nodi, spiegatemi, e gli hanno sabotato l'aeroplano. Cosa gli hanno sabotato? I comandi? Pilotavano da terra? No, l'altimetro. Io ho fatto solista, l'altimetro, gli incroci si fanno con l'altimetro secondo te? L'altimetro lo usavo 2 volte, in cima all'Onciovac per vedere se avevo quota per entrare in vite, e in cima al tonneau col carrello, al lupi col carrello, scusa, per vedere se avevo spazio per chiudere il looping o dovevo girarlo fuori, e basta, 2 volte in tutta la manifestazione. Quindi fatemi capire, no, come hanno fatto a sabotargli l'aeroplano, che cosa hanno fatto a questo aeroplano per far sì che 2 aeroplani provenienti a 90 gradi si scontrassero uno con l'altro. Quindi, e poi, no, però tu non la racconti giusta, vabbè, non la racconto giusta. Purtroppo la mamma degli imbecilli è sempre incinta.